dipinto tra i più famosi e celebrati del museo. Qui la principessa di Argo si dona a Giove e alla sua pioggia fecondante per amore, come testimoniato anche dalla presenza del Cupido. Quest'opera rappresenta uno splendido nudo disteso, la cui imponenza scultorea è esaltata dal colore libero e sensuale. Trafugato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, fu ritrovato in una miniera di Salisburgo e riportato a Napoli dopo la fine del conflitto nel 1947. Ercole è chiamato a scegliere tra il vizio, impersonato da un'elegante figura femminile di spalle che porge i simboli del piacere terreno, maschere, carte e strumenti musicali, e la virtù, che indica una strada in salita, mentre ai suoi piedi un poeta incoronato di alloro promette che canterà in eterno la gloria dell'eroe se sceglierà di seguire la via più impervia. Una perfetta, allegorica esaltazione della virtù. Questo ritratto è una delle immagini più celebri e raffinate non solo della produzione del pittore parmense, ma della pittura italiana del Cinquecento. Alla fissità dell'ovale perfetto del volto si contrappone il busto che pare ruotare leggermente grazie alla sproporzione tra il braccio e la spalla destra su cui è appoggiata la pelle di martora e la spalla sinistra che sfuma nello sfondo. Qui il tema rimanda al Nuovo Testamento, in particolare all'incitazione alla prudenza e al riporre fede cieca solo a Dio, perché quando un cieco ne conduce un altro, li si vede cadere tutti e due nel fosso. L'opera è dipinta a tempera e senza preparazione, direttamente su una tela di lino sottile che riaffiora in più parti del dipinto. Quest'opera testimonia lo stile asciutto e semplice di questo maestro sul finire della sua brevissima vita. La figura della Maddalena con le braccia aperte, quasi a sondare la profondità del campo visivo, fu probabilmente inserita in un secondo momento. Di grande suggestione è il corpo di Cristo, con la testa incassata nelle spalle per lo scorcio prospettico, così come la maestosa monumentalità della Vergine dolente. Colpisce l'estrema preziosità di questa pala, decorata anche sul retro con il motivo dei gigli angioini. Rappresenta Ludovico d'Angiò, vescovo di Tolosa, secondogenito di Carlo II ed erede della corona del Regno di Napoli. Rinunciò al trono in favore del fratello Roberto, qui in ginocchio sulla destra. Nella predella sottostante ci sono scene della vita del santo. Come sempre Caravaggio, quando affronta il divino, crea immagini potenti e toccanti. Il possente busto di Cristo in plastica torsione è colpito da una luce vera, abbagliante, e sembra a sua volta investire i carnefici, strappandoli dall'ombra con incredibile intensità. Ogni elemento della rappresentazione accentua la drammaticità dell'evento, profondamente umano e vicino, un manifesto contro ogni tipo di tortura. Capolavoro assoluto dell'oreficeria cinquecentesca, questa cassetta cofanetto lascia senza fiato, interamente decorata anche nella parte interna. Di grande pregio la fattura dei cristalli di rocca incastonati nelle facciate in lapislazzulo, incisi con soggetti mitologici connessi a Pallade, Mercurio, Diana e Marte, che siedono agli angoli della cassetta. Forse serviva a contenere preziosi manoscritti. Questo è il dipinto più spettacolare fra quelli dell'Ottocento conservati a Capodimonte. La tela fu realizzata all'indomani dell'evento, la breccia di Porta Pia, dopo che l'artista, rientrato a Roma da Parigi, era entrato in contatto con la pittura realista di Courbet e Géricault. Tutto è incentrato sull'avanzare impetuoso dei bersaglieri che corrono verso di noi, senza enfasi retorica o celebrativa. Ribera fu sempre attratto dai temi grotteschi e bizzarri. Sileno è raffigurato steso su un drappo, mentre un personaggio alle sue spalle gli riempie di vino la coppa. Sul lato destro, Pan, con orecchie, corna e zampe di capra, tiene un sacco con il quale forse intrappolerà il povero Sileno. Intorno a Pan alcuni oggetti tipici del suo personaggio, come la tartaruga, simbolo della pigrizia. Sullo sfondo un asino raglia, mettendo in guardia dalle reali intenzioni di Pan. Se il video
ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!